soluzione temporanea perché appunto la modifica che vi ho detto che sarà da fare, però non me ne frega niente, metto questo e noi partiamo lo stesso. Ciao! Ok raga, siamo pronti per partire. Noi siamo qua, vi faccio vedere. Adesso riprendiamo i camper e andiamo in un'altra zona. Prima di andare a visitare questo paese, oggi è un giorno importantissimo perché faremo la prova della doccia. No raga, c'è ancora un sacco di vento. Vorrei farvi vedere la spiaggia, però non so se il vento e la sabbia mi ricopriranno. Dai, proviamo. Il centro storico che inizia da qui. E qui di fronte c'è la spiaggia. È l'escursione della marea che c'è da là fino a lì. Le onde sono belle potenti. Questo è Oceano Atlantico. Vedete la sabbia? Siamo a Conil de la Frontera. Dov'è? Sud della Spagna. Dopo Malaga, dopo Marbella, ancora giù, super Tarifa e più o meno da quelle parti. È un tipico paesino detto anche Pueblo Bianco, quindi paese bianco, che era il classico paesino dei pescatori che si è un po' ingrandito ed è molto turistico. C'è un lungomare, se vuoi girarti, che glielo facciamo vedere. L'ho fatto vedere già prima. Ah, ok. Adesso andiamo a vedere un pochino il paesino, ma non è che ci sarà molto, 4 case bianche da vedere. Che altro è che è inverno. Esatto, infatti sono tutti i ristoranti chiusi, ma noi tanto non ci servono i ristoranti, sono a dieta. Possiamo anche camminare in mezzo alla strada. Questa qua è una vecchia casa andalusa, questa. Il suo porticato. Guarda che carino. Questa qua è una specie di fontana. Qui invece dove lavavano i panni una volta si attaccavano i cavalli o l'abbeveratoio, credo. Guarda che soffitto. Però sì, questa secondo è proprio me classica andalusa. Sì, per l'abbeveratoio degli animali, avevi ragione. Sono intelligente. Sì, nel 19 l'hanno fatto. Sì, ma nel 19, guarda che sembra 2019. 1919. E poi nel 1949 ci sono stati vari ampliamenti, tra cui l'abbeveratoio degli animali e anche per gli esseri umani. Ed questa è proprio tipica, bella, non se ne trovano molto in giro. Qua ci troviamo nel barrio dei pescatori. Erano più o meno tutti fatti così, no? Stradine incastrate, qualcosa che è diroccato, che non è più in piedi. Queste stradine che si inerpiano su questa collina, tutte casettine molto semplici, bianche, e sono le case dei pescatori, perché la gente qui viveva di pesca. Questa è Caia Salmonete. Come avete visto, ogni strada, Caie, ha il nome di un pesce. Salmonette, urta, rodavaglio e tante altre. Caie Ancla. Perché cos'è la Caia Ancla? Se voi non volete capire che cos'è, te lo fanno capire in tutti i modi. E là? Sì, esattamente così. Queste zone sono famosissime per il tonno, barbate, insomma tutte quelle attorno qua. In effetti questo tipo è un ristorante dove fa vedere delle foto dell'epoca appese fuori, delle gigantografie di appunto pesca e vita di spiaggia, ed è un ristorante di tonno. Il tonno di Barbate è un tonno rosso e buonissimo. Questo è il tipico esempio di come lo pescavano una volta, a mano. Bruna, ciao, di Abruzzo. Piacere. Ma che ci sono italiani dappertutto. E fai la pinza? Faccio tutto io. Pinza, porchetta, la porchetta sono la terza generazione. Veramente? Mira.
Mio padre, io, mio nonno la faceva. Fai con la porchetta? Io compro la pancetta ai veri e la faccio io con il sale familiare, il nostro sale. La porchetta è questa, guardala. Questa è la porcona. Comunque è bello trovare qualcuno che sposa la mia filosofia. Mauri si mette a parlare con tutti, io mi sposto per i problemi di copyright che ci possono sicuramente essere con la musica, però il posto è molto carino. Ragazzi, trovare degli italiani autentici come Vanessa e Bruna fa la porchetta, ragazzi. Guarda che va. Oro, questo è oro. Abbiamo il menù per stasera. Esatto. Ragazzi, io posso solo venire a dire venite a trovarli e noi stasera lo testiamo sicuramente. Non mangiare sempre tutto, se no ti tappo la bocca con un altro scotch. Ci do la porchetta. Un altro giorno inizia in questo splendido camper. Questa è la torre, ciò che rimane di un fortino che era appunto questa parte. Un muro ricostruito, la torre originale e un altro pezzo di muro. Niente di più. Guarda del Guzman si chiama. Che? Guzman, quel titolo lì. Ah, vedi. Però è bella insomma, dai. Come al solito, nelle piazze c'è una chiesa, un comune, un castello, cattedrale. Cattedrale, la chiesa. I lì sono quelli che praticamente creavano il gioco nella leva. Quei gomini lì sono quelli che praticamente erano le marce, però a volte non erano proprio precise. Non vorrei disturbarlo troppo. Sì, io lavoro, tu, come al solito, eh. Ciao raga, io voglio la pensione adesso. Fa la figa. Praticamente la porta mi si richiude dal vento che c'è. Vado a buttare la spazzatura. Fai la figa, ciao. Ieri non c'era proprio nessuno qua, ma stanotte si è riempito di macchine. Comunque la notte è stata silenziosissima, a parte il vento che ci ha fatto ballare un po' come in barca. E adesso la cosa principale è che si stanno caricando i pannelli solari, che ieri abbiamo cucinato alla grande e si erano un po' scaricati. Visto che fuori non si può stare, stiamo dentro. Siccome oggi fa freddino, mi voglio fare un caffè di cicoria, che l'avevo già fatto vedere qualche puntata precedente. Una cosa che ci piace, non. Però siccome ho preso il super mega fornellino da campeggio portatile con adattatori per varie bombole A gas. gas, E non vogliamo usare l'induzione. questo qua è un fornellino portatile e visto che oggi il sole è appena arrivato, sono le batterie un pelino scariche perché ieri sera Marina ha stracucinato e quindi ha fatto fuori il 60% delle batterie. Ma poi ieri è stata una giornata veramente senza sole praticamente. Tu sai che ti dico? E quasi quasi proviamo questo nuovo fornellino da campeggio e così con la scusa mi faccio il caffè. Mamma che vento, raga. Ora, se no adesso non arriva una folata di vento che ci fa spostare. Bollirà in fretta. Questo è un fornellino a gas, io appunto sono un po' contro il gas nel senso che vorrei evitare, però questo qua è proprio stato preso per questa emergenza fra virgolette, nel senso che questa non è un'emergenza ma lo volevo provare, però in caso dovessi avere problema di energia elettrica questa è una soluzione per comunque potersi cucinare, anche all'aperto magari vuoi andare a fare un picnic. Pensa a te, una volta dicevano che in tempo di guerra, visto che non arrivava il caffè, usavano la cicoria, adesso invece è diventato cos'è? Natural. Come cambiano le cose? Brodaglia pronta. Torna a lavorare tu. Ok. Poi questo non è un lavoro, è un piacere, te l'ho già detto. Per me editare video è un piacere, non è un lavoro. Il giorno che diventerà un lavoro non editerò più video. Ho fatto un disastro. Ho rovesciato l'acqua sui cuscini. Adesso li lasciamo un attimo qui. Colpa mia, Scusa. Ha dovuto anche spostarsi. Ragazzi, siamo ripartiti e ci siamo fermati perché ci si è aperta una finestra mentre viaggiavamo, una cosa pericolosissima, meno male che andiamo veramente a passo d'uomo noi e meno male che ci siamo fermati subito. Sì, abbiamo messo lo scotch come avevate visto, ma sono da mettere a posto queste finestre, quindi adesso Mauri le assicura un po' meglio, giusto per tenerle un po' più ferme. E poi dunque abbiamo 3 ore di strada per tornare dal meccanico. Ora la priorità è fargli mettere a posto queste finestre e misurare i pistoni perché deve ordinarli da una fabbrica,
Quindi, cosa devo dire? Qualcosa? Ragazzi, siamo appena tornati dal meccanico, siamo andati e stiamo tornando meglio. Niente, insomma, ho preso le misure del pistone, vediamo se in questi giorni gli risponde il fornitore e ci dà una risposta, speriamo, positiva. Poi questa settimana o la prossima lo montiamo. Poi devo riuscire a trovare un pezzo di barra di alluminio da 1 centimetro per spessorare quella finestra lì. E i lavori sarebbero finiti. Adesso siamo venuti qua in questa area dove ci sono 27.000 camper per fare lo scarico delle grigie e il carico delle acque. Basta, questo è. Questo è un contalitri. Qui tutto ok, raga, tutto asciutto. Posso accendere il pannello delle acque chiare e mi dà che siamo quasi pieni. Perfetto! Cosa leggi? Le mie istruzioni? Sì, dobbiamo imparare come funziona perché ci serve subito. Sì, ne abbiamo proprio bisogno, perché c'è un tempo di M che non sta per marmellata e quindi ne abbiamo bisogno. Se vi ricordate, avevo detto che volevo un generatore elettrico, no? Di quelli a motore a scoppio. Ok, però voglio fare un passo intermedio, nel senso voglio rimanere green, perché ho scoperto che esiste un power station che è una figata. E adesso mi installo anche l'app e ha diverse funzioni, sia di controllo che di regolazione. Dopo magari vi spiego qualche caratteristica, intanto lo proviamo perché fuori c'è un tempo che è veramente una schifezza e l'altro giorno siamo rimasti al 31% di batterie dopo 3 giorni di cucinare eccetera eccetera. Siamo già al 40%, dicono dalle istruzioni che si ricarica, una ricarica totale la fai 70 minuti, quindi ci metterà meno, mezzogiorno esatto, vediamo in quanto tempo la ricarica e nel frattempo mi vado a installare l'app. Una foto qua. Adesso scoprirete che cos'è. Questa qua è l'EcoFlow River 2 Pro, che ha una caratteristica bellissima, infatti l'ho scelta per quello, perché ha una sorta di booster che arriva fino a 1600 watt. E noi, siccome avendo tante cose elettriche può servirci grande potenza per ovviamente breve tempo, questa dovrebbe essere la soluzione ideale. Si sta configurando, sono connesso via Bluetooth, si sta collegando e adesso si sta collegando alla mia wifi. Collegato, è stato installato. La cosa bella è che adesso io vedo la carica che sta facendo, sto buttando dentro 850 watt, che non sono pochi, che ha 3 tipi di cariche: carica con elettricità, la carica con pannelli solari, che noi non abbiamo preso perché ho già 600 watt di pannelli solari e mi serve per il mio impianto, quindi lo posso caricare o con l'USB o direttamente con la 220. Oltretutto, essendo molto piccola, posso tranquillamente trasportarla. Metti che mi fermo in un bar, la prendo, la attacco alla corrente e io in tempo di un caffè la ricarico. Ecco, un'energia trasportabile, diciamo anche così. Soprattutto un'energia green. No, sì, stiamo andando ovviamente in quella direzione. 56% in 8 minuti. Ma io non lo vedo, me lo giri? Sì, c'è tempo di ricarica 34 minuti. Carica col cavo normale della 220. Questo qua è il cavo che va qua, arancione con arancione, che è il classico cavetto accendisigari. 82% dopo 23 minuti. 29 minuti e siamo al 91%. Ragazzi, mi sono accorto che siamo al 99% dopo praticamente 33 minuti, ha diminuito quelli che sono i watt di assorbimento, mi dà ancora 10 minuti, che non so per quale motivo, ormai praticamente siamo carichi. Siamo arrivati al 100% in 36 minuti. Poi ragazzi, insomma, adesso andiamo in camper e lo andiamo a provare perché oggi mi sa che ci servirà. Avete visto da queste poche immagini com'è il cielo di adesso. Potete capire da questo grigiume che effettivamente abbiamo bisogno di energia elettrica aggiuntiva, perché non è solo un problema di nuvole, è un problema anche di Messico. No, di Messico. Messico è nuvole. Ci arrivi anche tu. È un problema meteorologico qui del sud della Spagna. Colonnello, vuole spiegarci? No, sto controllando la pressione delle gomme, scusi. Il problema è anche la calima. Che cos'è la calima? Non lo so, chiedetelo a qualcun altro. No, a parte gli scherzi, la calima è della sabbia in sospensione che arriva dal deserto, che ci abbiamo qua davanti, che crea delle nuvole. L'anno scorso addirittura pioveva a fango, quindi era veramente una cosa allucinante. Che cosa fa? Oscura il sole. Anzi, vi mettiamo delle immagini dell'anno scorso per farvi capire, è stato il massimo mai registrato di calima, sembrava di essere su Marte. È impressionante, cioè sta piovendo fango. Addirittura non si riesce a vedere neanche gli specchietti, guardate.
pazzesco. Cioè, che roba. Le macchine, cioè quello che piove è fatto. Praticamente arriva una bufera di sabbia dal deserto del Sahara, la sabbia è rossa e Esatto. quindi il cielo incomincia a colorarsi dai Sì, toni del giallogno. giallo all'arancione dipendendo quanta sabbia c'è. Addirittura è pericoloso perché respirare questa polvere non fa bene ai polmoni. Non è ancora a quei livelli e spero che non arrivi perché non te la levi di dosso. Io ho ancora la macchina che le guarnizioni sono arancioni. Ma com'è lavorare qui lungomare col rumore delle onde in sottofondo? Bello, ci fosse anche un po' di sole non sarebbe neanche male. Quello non c'è, l'abbiamo detto, cioè siamo in 4-5 giorni di Nesquik. Esatto, ed è per questo che meglio, sto utilizzando la Power Station. Te la devo accendere? Sì, grazie. Perché non è accesa? Come devo fare? Dici, Ma è quello di fianco. l'ho acceso. Ok, e adesso qua c'è la 220 dove è attaccata la presa. Ah, c'è un on-off anche per la 220, non avevo capito. E abbiamo deciso di utilizzare appunto la Power Station per non utilizzare innanzitutto le batterie che ho, visto che quello devo usare per cucinare. Io vi darei anche un paio di caratteristiche tecniche. Lo faccio perché sinceramente lo sto testando, mi va veramente bene. Appunto, velocità di carica. Sposa un po' con la nostra filosofia di avere appunto gas free, più possibile utilizzare l'energia solare. E noi anche in camper comunque la potremo attaccare, qualora raggiungessimo il 100% delle nostre batterie, possiamo attaccare questa qua e quindi avere un surplus di energia da utilizzare di notte, magari in un'emergenza. Addirittura questa ha un booster da 1600 watt dove posso collegare la mia piastra induzione, perché questa piastra induzione io la posso levare e con la mia presa andare a cucinare da qualsiasi parte. Questo non l'avevamo ancora mai detto, il fornello non è fisso e quindi possiamo portarlo all'esterno. Il fatto di avere una power station che ti permette di avere l'energia portatile, un'energia fuori dal tuo camper è geniale, quindi non vediamo l'ora di provare questo fornello in esterna. Dobbiamo aspettare che faccia bel tempo. Alla fine riassumiamo tutto con risparmio energetico, indipendenza energetica, ecologia e riusciamo ad avere con queste ad alimentare quelli che sono le normali utenze di una casa per più o meno un'oretta buona. Adesso il computer dice 13 ore disponibili. Per il phone e il booster vogliamo fare delle prove domani. Fammi vedere cosa ho fatto. Il primo pezzo forse è da tagliare. Dalla chiesetta del ventolera. Da qua. Che da qui, da dove ci si svegliate la mattina siamo andati a Cadiz. Sì, siccome ti ho fatto un pezzo nuovo prima. Questa qua, giusto? Perché tu hai scoperto. Sì, dal parcheggio lì. Grazie a Dio, aiutatemi, non so dove è mio figlio, credo che sia ancora di sopra. Quanti anni ha? Si chiama Dominic, abitiamo al 3A. Sembra che l'incendio sia al secondo e al terzo piano, possibile vittima al terzo. Cercate un adolescente maschio. Ricevuto capo. Che sì, è meglio ventilare. Visto che è grigio, sono venuta a fare una passeggiata qui al porto dove siamo. Guarda quante micronasse. Sono piccoline, non so cos'è che ci pescheranno qua dentro. Quello lì le sta mettendo a posto, ma non vorrei disturbarlo. Che c'è? È grigio. D'accordo. Questo non l'avevo mai visto. A parte la zona delle barche, dove non c'è un'anima viva, neanche dove siamo parcheggiati noi, c'è un mercatino domenicale pieno zeppo di gente. Sento parlare tutte le lingue, tantissimi italiani e francesi. Comunque c'è una temperatura che permette sia le maniche corte che i cappotti, stranissimo. Dipende un po' da dove arrivate. Usati 12 litri, 2 docce. Adesso metto una bella cosa. Sì, qui è ora di pranzo, io sto mettendo su una zucchina saltata, quello che c'è nel frigo, adesso vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Sta saltando una zucchina, non stai mettendo su una zucchina saltata. Sto mettendo su una zucchina per saltarla, non fare il precisino.
Ah, io non sono chef, non mi criticate per come taglio. A pezzettini irregolari. Dovrei anche aprire un filino la finestra, ma abbiamo ancora solo scotch americano. Le finestre non sono ancora a posto, quindi non posso aprire. Metto dentro un po' di bianchi di uovo perché vogliamo farli un po' rassodare, e i rossi li metto alla fine perché Mauri li vuole più liquidi, non una frittata e non un uovo strapazzato e neanche un uovo sodo. Non lo so come si chiama questa roba. Comunque Stronzata. è un'idea sua. Frittata decomposta. Dai che è ora di mangiare. Decomposta. In decomposizione. Sì, infatti è veramente brutta. Pepe. Cerchiamo di salvarla con un po' di spezie. Siccome Marina non mi lascia mai un minuto tranquillo, devo fare una cosa. Ho comprato questa gomma che si mette nei profili delle porte per evitare l'aria, e io la userò qua. Non so se ve l'ho mai fatto vedere, ma praticamente questa parte qua era praticamente questa. Praticamente questa qua che è tutta rotta e consumata, che era una striscia che era qua, che insomma non teneva, via, da buttare. Però ho comprato questa qua, che è una sezione diversa, sempre si infila su questo bordino, e oltretutto mi va abbattuta questa parte qua, quindi mi dovrebbe far diventare impermeabile questa parte. Sì, si è staccato, ma perché lo devo cambiare, non vi preoccupate, arriverà. Qua ci sono un bel po' di lavoretti per il Mauri. Oh già, questo va messo così e va tagliato qui. Non mi rovinare le forbici. Mi sa che te l'ho già rovinato. Che cazzo, Mauri? Perché non usi quelle della scatola degli attrezzi? Non dire parolacce. Ma ci sta. Perché io sono bravo. Non so se volete notare questa chiusura dove non entrerà più aria. Grazie, è un lavoro fatto 2 minuti e così Marina mi lascia stare. No, perché ce ne sono altri 100 da fare. Temporaneamente, finché non mi arriva quella nuova. Ho incastrato anche questa, quindi... Cos'è che è scritto qua? Tomiglio, pepe in grani, pomodori, uova, insalata, pane e latte. A parte il tomiglio che è scritto in spagnolo. Vabbè, ma sono parole che non so più in italiano. Come si chiama il tomiglio? È una spezia. Non è l'origano, non è il rosmarino, è l'altro. Quale? Ah, il timo. Bravo, quanta pazienza ragazzi. Fai vedere dove ha parcheggiato intanto il vicino. Ecco, beh dai, a distanza ce n'è. Però c'era un parcheggio vuoto. Oggi pranzo a 0 kW, 0 consumo. Guarda cosa ho tirato fuori dal niente. Sì, ma sono anche 0 calorie. Bella insalata mista. Poca, dieta. Poi le fritte dentro, crostini. C'è niente. Insomma, per renderla una insalata, così è verdura per le capre. Siamo un po' bassi di batteria, potremmo farlo, però in questo caso, visto che abbiamo l'EcoFlow, la usiamo. Perché Marina si è lavata i capelli, dammi qua. Con la doccia, E quindi? Allora adesso usiamo la funzione fighissima che non vedo l'ora di provare, che praticamente con una funzione booster ci può dare fino a 1600 watt. Questo phon è rotto, ma dovrebbe consumarne 800 o 1000, quindi lo proviamo subito. La tua fortuna è che questa è talmente portatile che la puoi mettere anche qua. Posso uscire fuori e fonarmi fuori e non riempire di capelli qua dentro. Accendo, faccio subito a palla. Beh. 811 watt, 44 ore di utilizzo? Solo? No, saranno 4 ore. Posso comprare il phon più potente? Ma neanche morto. Chi dice che in camper non ci sono le comodità di una casa? Ti è andata bene, va? Che ti ho comprato il gioiellino qua. Ma che bello. Ah no, scusami, noi non abbiamo nemmeno il bagno girevole. Che poi noi non è che vogliamo obbligare nessuno a vivere in camper. Sapete già tutti di cosa stiamo parlando, della polemica che c'è stata nelle ultime settimane. Semplicemente ci vorrebbe un po' più di rispetto per la gente, perché comunque noi non ci permetteremo mai di giudicare con certe parole, per esempio, chi decide di vivere in un appartamento o chi decide di vivere in una villa. Semplicemente ognuno ha il suo. Comunque se ti incontro in giro te lo dirò di persona. Pirla. No, glielo dirò di persona. Come vi abbiamo promesso, adesso vi faccio vedere il test di forza. C'è C'è anche da pulire. Questa è la nostra placca a induzione e adesso la porto all'esterno. Ci vuole una pentola però. Vado a prendere. Questo è il nostro stendino, tra l'altro. Bollire l'acqua, fare il caffè nello stesso momento.
Scendiamo. Adesso è uscito il sole, caspita. Fa niente, lo lasciamo ricaricare i nostri pannelli. Siccome non riuscivo a raggiungere i 1600 watt, perché la caffettina ne prende solo 400. È piccola. E allora ho messo le pentole più grandi che ho. E voglio vedere se adesso ci arrivo a 1600, che miseria. Spenta. Over. Spenta. Dovremmo già essere, cioè la pentola grande consuma un botto. Sì, ma non mi va 800 di botto. E allora vai, fermati un secondo. Quindi vuol dire che quando attacco l'altra faccio 1600, aspetta. Allora, un po' un casino riuscire con l'induzione a regolare, infatti ho provato con questa. Allora, il mix quasi corretto è questo. Pentola grande, che solo lei ciuccia intorno ai 1000, e la caffettiera che sono dai 1400 ai 1500. Quando tutte e due, adesso non riusci a vederlo, però quando tutte e due si collegano, perché adesso ovviamente la temperatura si accende, si spegne, abbiamo un picco di 1400. 1600 non riesco ad arrivare preciso, ho provato ma sono andato in overflow perché ha una protezione lei che quando superi la sua massima potenza ovviamente si blocca per salvaguardare la batteria e se stessa. E l'ho già fatto 2 volte, quindi non mi sembra il caso di arrivare anche a fare la terza, però se aspettate un attimo facciamo il caffè. Caffè e pasta, però prima pasta poi caffè o caffè con la pasta messa assieme? C'era una volta una ricetta di un risotto col caffè, ve la farò vedere. Alla fine questo è per dimostrarvi che in mezzo al nulla si può cucinare con l'energia portatile, quindi riusciamo ad avere energia pulita all'aria aperta, cucinare con gli amici in mezzo alla campagna, cioè ragazzi devo dire che è stato un acquisto ottimo. C'ho ancora l'81% di batteria a 1600 continuo, mi sembra che i dati danno che più o meno durava all'incirca un po' meno di un'oretta, mi sembra intorno ai 50-45 minuti, più o meno questo, ma vuol dire sempre a palla, l'induzione va alz, bass, però ragazzi aspettate che adesso vi faccio vedere come bolle l'acqua. Ragazzi, l'acqua bolle. Io direi che il caffè ci manca poco, l'acqua bolle, butto la pasta. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Tutto grigio. No, il grigio no. Basta questo grigio. È pronta la colazione. No signora regina, mia amata. C'è scritto anche lì che siamo nel quartiere dei pescatori. Sì. E la volta che cos'è? Un pesce. Ci saranno tutte le vie con i nomi dei pesci. Anguilla. Devi spiegarci cos'è la calima. La calima è della neve Ma non l'ho ancora detto che cos'è la calima, che devi dire calima. E poi non è la neve in sospensione. Guardami bene. Ma bene. Bene, più di tanto. Apri bene gli occhi. Volevo far vedere a tutti che hai gli occhi del colore della tappezzeria. Sì, dimmi che l'hai scelto in base ai miei colori. Ma guarda che occhi meravigliosi che hai. Amore, ti amo anch'io tantissimo. Perché la tappezzeria l'ho scelta io. Esatto. A cagare.